Magnifico pubblico dell'aperitivo, a fine gennaio Giacomo Voli ed io abbiamo tenuto la masterclass La voce nel rock. Ho alcuni stuzzicantissimi estratti per voi. Non conoscevo Giacomo come insegnante in maniera diretta. L'artista, il cantante è noto, lo possiamo sentire, ammirare per la sua vocalità straordinaria, ma non solo. Nell'occasione si è rivelato anche un ottimo didatta, attento, generoso, abile nel trasmettere agli allievi le sue competenze. Un dato significativo: in più di 4 ore di masterclass non siamo nemmeno riusciti a fare una pausa, vista l'intensità e lo scorrere della comunicazione e dello scambio. Grazie Giacomo per le capacità e la sensibilità. Grazie soprattutto a tutti i partecipanti. Siete la motivazione di questi eventi e del mio lavoro. Grazie a Davide Giacometti dell'Associazione Lagom per la stupenda accoglienza e la super organizzazione. Grazie a Fabio Velo dal Brenta per la comunicazione impeccabile. Partiamo con gli estratti, il riscaldamento di Giacomo Voli. Devi fare un brano e basta, un bel riscaldamento per essere veramente al top per fare un brano. E invece il contrario, se devi fare più performance, più tempo. In quel caso lì effettivamente in tour mi sono accorto che fare la mia mezz'ora, a volte 40 minuti di riscaldamento è quasi deleterio per fare un'ora e 40, un'ora e mezza. Che è troppo? Nel senso mi sentivo di scaldarmi troppo. Infatti è troppo. Però io questa cosa non la sapevo ancora, cioè nel senso l'ho vissuta, però nella mia testa dicevo, boh, se mi devo scaldare faccio le cose che di solito faccio per scaldarmi. E appunto così, insomma. Poi quindi la performance lunga, riscaldamento breve, sì, tendenzialmente breve. Poi il problema è che bisognerebbe avere la possibilità di scegliere come cominciare la scaletta, per esempio, cioè nel fare in modo che non sia proprio tutto, no, a botta, a farmi chiudere, cioè a impedirmi di usare l'aria come invece poi in performance succede, che senza accorgermene, ormai magari c'è una memoria fisica, vado a respirare mentre canto, cosa sembra banale ma è la prima cosa che di solito mi parte se sono in ansia, se non riconosco il mio suono, perciò suoni un po' più ariosi. Questo ma leggeri? Leggeri. Non vai a spingere? No, non vado a spingere. Non uso tantissimo il roll, devo dire, perché nelle parti più acute lo trovo un po' scomodo su di me, però dipende da ognuno. Il roll è questo. Esatto. E il trill finché rimane raramente, dovrei recuperarlo, trillo poco, però mi capita, sì. Diciamo che sostanzialmente anch'io parto dal breve, perciò piccoli intervalli, una terza sostanzialmente, e nel parlato. Riscaldamento breve se la prestazione sarà lunga, non ti sfondare di esercizi. Il contrario se la performance sarà breve. Personalizzazione delle pratiche. Lui non ama i trilli, non li trova funzionali, utilizza per la gestione del fiato una sorta di gomma bucata. Assolutamente condivisa, partire dalla zona comfort e proseguire con intervalli brevi. Questa è più o meno la fine a volte di un riscaldamento, se ho modo con uno strumento eccetera. Mi sono registrato gli esercizi per farmeli col cellulare, per dire, perché così. Giusto? C'è anche perché allora quando loro faccio così. Sei giro? Grazie già. Se non c'è un pianoforte, qualcosa, ovviamente insomma cosa. Avete sentito che si è rotto nel passaggio? Esatto. No, ma guarda, è Giacomo.
voli, ok, si è rotto nel passaggio. Cosa succede se ti rompi nel passaggio? Allora, in questo caso questo suono lo considero parte del fry, nel senso non ho... No, detto in francese. Sì. Ne sbatti il Ah beh, cazzo. no, quello c'è. No. Allora, in fase di riscaldamento, come diceva anche Lucio, io ho imparato proprio non è vero, ogni tanto la mia testa dice fai cagare, però ecco, ad accettare dei suoni che non sono quelli che vorresti, per esempio. Dopo alla fine con qualcuno ci ho fatto pace. Vi faccio notare, abbiamo un grande professionista, uno che sul palco deve raggiungere notevoli livelli di precisione, ma in riscaldamento non va subito a fissarsi sui desideri, sull'estetica, altrimenti se crei delle ansie ti irrigidisci. Ci ha poi confessato una grande ammirazione, ce l'ho pure io, per Jack Black come cantante proprio. Concediti delle esagerazioni anche imprecise che poi ci caviamo fuori qualcosa di buono. Dicio must go on, per intenderci, mi viene più facile adesso rilassarmi se penso questo tipo di suono, perché è comunque addotto, cioè c'è una parte che squilla, però io non mi sento di essere nel mood di un tenore, ok? È una via di mezzo che mi consente di rilassarmi. Nella mia testa io sento che lascio passare un pochino d'aria su una condizione tipo falsetto, cioè faccio delle distorsioni, però in questa zona qua mi sono costruito questo tipo di suono rock in quella zona lì. Alleggerirsi grazie alle distorsioni. Molto interessante, succede anche a me, o meglio, l'ho fatto succedere grazie all'allenamento, riuscendo a coordinare bene la distorsione. In alto ho una resa maggiore rispetto al pulito. Non succede sistematicamente con tutti, tipo le voci più piccole tendono un po' a stridere e a schiacciare. È lì il ruolo dell'insegnante attento nel creare un percorso che sia più funzionale, più conveniente per te, altrimenti basterebbe guardare un video o leggere un libro. Puoi anche farcela, ma devi essere molto bravo ad adeguare quello che vedi a te stesso. La mia regola nei brani, nel modo in cui ho studiato i brani, che se faccio un re, tendenzialmente, un re tenore, tendenzialmente deve essere già in M2, cioè non devo, perché sennò mi viene voglia di farlo tipo tenore così, ma in realtà ormai questa per me deve essere l'abitudine, perché sulla mia voce è meglio così, piuttosto che tentare di fare Bruce Dickinson che sparava un mi in Run to the Hills, ok? Perché Run to the Hills, ok? Run for your life, cioè qua è tutto ipertenore e lui quelle le spara tutte da disco, però cazzo, è perché lui fisicamente evidentemente lo poteva fare. Il modo nel quale parliamo è un indizio per me di cosa potenzialmente possiamo fare. Per esempio, questa nota per me è, insieme a quelle tutte lì vicino, il modo nel quale io parlo, vivo in questa zona quando parlo. Questo significa che se io sto cercando di fare un'ottava sopra, sicuramente non potrò più pensarmi come stavo parlando. Sarà già un'altra condizione. Cosa succede? Devo già cercare di fare cose che mi permettono di stare lì, però senza pensare di parlare, ma magari già pensando che qui avrò bisogno per forza di passare nelle 2. Perciò pensare a zone e così da qui, se sono qua per forza di cose il mio registro grave, ok?
adattare i brani alle proprie caratteristiche, cambiare anche mentalità in base alle zone, bassa, media, alta, partire dal parlato. Sentiamo i ragazzi e i consigli di Giacomo. Io ce l'ho, allora conceditici, scusate l'italiano contorto, bene, cioè nel senso tanto dici, da lì io non mi devo più spostare più in alto di così, è una nota che posso fare, I'm rocking, e vai, buttati. Però sì, certo, avere un'alternativa. Sai magari cosa puoi un po' modificare a gusto, un po' portarlo un po' più in avanti o leggermente più indietro, cioè proiettarla un po' più, tenerla un po' più chiara magari, oppure leggermente più indietro sul palato, quindi con un minimo di movimento di zigomo, col tenerla un po' più indietro te la fa un po' più cicciona. Ok, mentre la sera che ti senti un pochettino meno performante, la vai un po' più a Stevie Wonderizzare. Ti è piaciuto Stevie Wonderizzare? Sì, perché infatti stavo per dire una cosa simile. Gestione del picco, della nota più alta, crearsi delle varianti sia per motivi tecnici che artistici. Sentiamo che dobbiamo per forza fare in M2 né quelle che sono ovviamente in M1. Quelle che ci danno più fastidio è meglio chiarire dove le vogliamo mettere, questo è il punto primo, cioè prendere una direzione nella quale diciamo quella nota lì che è veramente un po' nelle palle, la voglio fare così o la voglio fare così? Perché risolvere quei nodi lì. Ci sono diverse, le voci diverse sono diverse. È quello che sto a dire, quindi per interpretare tutto e in più adattali tutti un po' a te, tipo, non puoi andare giù come un uomo. Lì ti togli, sarà la parte, non la tua, non farai tanto, fai la donna a voce bassa, ok? E quindi fai più piano. E il microfono però attaccato. quindi tante difficoltà. Cioè ti sei trovata tante difficoltà, hai capito? Per questa te la devi organizzare bene prima e evitare quelle minchiate tipo Chiarire bene prima i passaggi di registro, adattare le voci al proprio genere, maschile, femminile, sfruttare il microfono, i bassi vicino, non ti perdere a leggere. Io adesso voglio cantare la seconda, com'è? La seconda della scala, perciò belli diretti. Però c'è che il cervello dica, boh, voglio fare quello. Ok, cioè avere questa decisione perché
ascoltata 1000 volte e non più perché ti sorprende, ok? Eh sì, che il cervello dica boom, ascoltata, pensata, direi soprattutto studiata. Lei mi fai ritorni giù su questa, se ce l'hai, cosa succede? È la U il problema, allora, cioè se non vuoi che si senta tutto ma è still loving you, è la stessa che fai, no? Sì. That I can't get through, that I can't get through. Torno giù su quella. Certo, però nel senso, capito, se tu non hai un obiettivo e non ti dici là devo fare quel suono lì, come ci vai? Allora per forza dopo ti viene da dire boh, no? Trova un modo che ti faccia esprimere, non che ti faccia costringere. Più avanti. Cioè, trovi dei suoni, potrebbe essere non lo so, cioè ognuno può scegliere, però nel senso avere un'alternativa che ti piaccia, che senti che l'hai fatta più e più volte, in modo che non è che lì ti trovi in difficoltà, ma dici adesso vado a fare quel suono lì. Con lo stesso atteggiamento nel quale cerchi di fare questa cosa, scegliere le note che passano di registro per te. Oppure tenta quello che fa lui, perché lui col fatto che o non esci da quel mood. Costruzione delle alternative anche attraverso le armonizzazioni per trovare delle varianti melodiche. It's a funny way to make it me when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without joy. I don't know if it's already done. I'll do it. It's up to me to do things. L'ho portata, Lei l'ho c'ha abbassata proprio- perché avevo proprio quel gradino nelle tabelle. No, ma lei sta tanto costantemente. Sì, però vedi, questo per me cade sempre nel discorso di che cosa vuoi fare, cioè se vuoi assomigliare a quello che fa lei, per dire, è ovvio che lei si è scelta quella tonalità lì perché quella nota lì la fa così come vuole lei, ma se la dai da fare a un contralto, come te la fa quella nota lì in tonalità originale di poi? Te la farà. Cioè nel senso, perché dici che non riesci a farla? Non riesci a farla come la fa? Hai capito? Cioè, scusa, nel senso, non riesci a farla come tu vorresti sentirla in M1 forse? Cioè ancora connessa al tuo modo di parlare? Sì, forse per un discorso di cambio, cioè il fatto di non riuscire a recare il cambio registro, o non so se è già in cambio registro. Non lo so, capito? Questo me lo devi dire tu, cioè se io ti chiedessi di fare hey, hey, con forza e tipo oh, hey, hey, guarda, con questo. Quello. Sì. Con hey! Hey! Hey!
lo devo fare per forza più nelle due. Quanto ti fa strano? Cioè, nel senso, non mi sembrava così male, no? Anziché cambiare tonalità, prova a cambiare il tipo di emissione. Io, per esempio, sostituisco i falsetti con le distorsioni. Poi valuti la resa. Living easy, loving free. Season ticket for a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't be reason, don't be right. Ain't nothing gonna ever do. Going down by the time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Sul La, suonato così, Sì, ok. ok? Cosa stai accentando? Minore o maggiore, no? E lui con questa cosa ci gioca continuamente, perciò secondo me questa è una delle cose che un po' risolve il tutto, cioè anziché dover fare le note proprio precise, bisogna pensare come pensa lui in questa cosa qua, per cui living is high, loving free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, il bluseggiante, let me be, taking everything in my stride. Non so come dire, ogni tanto la prende un po' minore, ogni tanto la prende maggiore. Questa cosa qua crea quella roba che fa anche Steven Tyler, per dire. Living easy! Free! Gioco maggiore e minore. Scala blues, fritturina non strettamente necessaria. Quindi la prima cosa da evitare è la rigidità. Non l'intonazione, so bello, tu devi non essere rigido. Se non sei rigido, da lì si discute. Quindi anche buttarla via, cantarla leggera, cantarla anche mezza stonata, ma intanto fluisci. Oh sì, cantare quella- cose stonate e schifose fa benissimo, Eh. perché almeno ci passi, cioè nel senso, se una cosa ti fa paura e senti che lì sei sempre calante, la volta dopo prova a eccedere, cioè proprio ti fa paura, Angelino! Falla, Angelino! Buttala via ancora di più, cioè prova a vedere cosa succede se non ti focalizzi sul fatto che quella nota lì così non ti viene. Falla calante, falla crescente. Proviamo a pensare che Niente da spiegare. Jack Black forever. Buttati, poi presentiamo qualcosa di potabile. Siamo stati alla grande. Cantaci qualcosa, Jack.